Sei in Italia, in un ristorante italiano, chiedi una cosa e il cameriere ti guarda come cosa hai chiesto? Se vuoi evitare questa brutta figura, guarda questo video. Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Oggi ho preparato per te un video super interessante di cultura, dove parleremo di alcune cose da non chiedere in un ristorante italiano in Italia. Questo perché molte volte noi siamo abituati alla cultura del nostro paese o anche alla cultura italiana nel nostro paese, che spesso è diversa dalla cultura italiana in Italia. Quindi facciamo attenzione ad alcune cose per rispettare un po' di più la cultura italiana in Italia e anche per non lasciare il cameriere a bocca aperta. Questo ti permetterà di sembrare più italiano o italiana quando vieni in Italia e di vivere appieno la nostra cultura. Però quando vieni in Italia dovrai anche sapere la lingua, ovviamente. E per fare questo, devo assolutamente consigliarti i miei corsi. Puoi visitare la pagina www.teacherstefano.com/corsi. Puoi vedere quali sono i corsi disponibili e quello perfetto per te, così quando verrai in Italia sarai preparato al 100% per parlare un italiano perfetto. Fantastico! Adesso iniziamo col video di oggi e parliamo della prima cosa da non chiedere: condimenti strani sull'insalata o, come si chiamano anche in inglese, le dressing. Per noi l'insalata è una cosa molto semplice, di solito la condiamo con un po' d'olio, il sale, al massimo l'aceto. Però di solito non ci mettiamo tanti condimenti particolari. In altri paesi invece è molto comune condire l'insalata con delle salse. Questo in Italia non succede, quindi se sei in un ristorante non chiedere delle dressing per la tua insalata, perché probabilmente non ce le avranno. Io per esempio quando ero negli Stati Uniti, perché ho vissuto un anno negli Stati Uniti, amavo tantissimo l'Italian dressing, che era appunto questo condimento chiamato Italian, ma ovviamente non aveva niente a che vedere con l'Italia. Mi piaceva molto, però non è una cosa italiana, è una cosa che troverai in Italia. Poi un'altra cosa da non chiedere mai in un ristorante in Italia è il parmigiano su un piatto di pesce. Se prendi per esempio un risotto di mare o comunque una pasta allo scoglio, insomma della pasta con il pesce, non chiedere il parmigiano. Questo perché si crede che il parmigiano vada a coprire un po' troppo i sapori del pesce, che sono più delicati. Però secondo me il parmigiano sul pesce proprio non ci sta bene, non è buono. Poi sono gusti. Comunque generalmente questa non è una cosa che si fa. Quindi attenzione, no parmigiano sul pesce. Ma prima di andare avanti col prossimo punto ho un piccolo favore da chiederti. Lascia un bel mi piace. Questo mi aiuta tantissimo perché farà arrivare questo video a tante altre persone in giro per il mondo che possono imparare queste regole del ristorante in Italia. Quindi se vuoi aiutarmi e ti piacciono i miei video, lascia un bel mi piace. Davvero, grazie mille. Poi parliamo del ghiaccio. E qui è un po' più complicato. Diciamo che in Italia non siamo dei grandi consumatori di ghiaccio. Le bevande le beviamo fresche, ma non con il ghiaccio. Se vai in Italia e ordini dell'acqua, e attenzione, in un ristorante in Italia puoi chiedere soltanto l'acqua in bottiglia, non puoi chiedere l'acqua del rubinetto. Nessun ristorante ti darà l'acqua del rubinetto. O comunque, nel 90% dei casi, non avranno l'acqua del rubinetto, avranno soltanto l'acqua in bottiglia, che devi pagare. Ti porteranno la bottiglia con i bicchieri, ma senza ghiaccio. È davvero, non lo so, raro, ma anzi, secondo me non mi è mai capitato nella mia vita in Italia di bere l'acqua col ghiaccio al ristorante. Se ordini forse una bibita come una Coca-Cola, forse possono darti il ghiaccio, ma anche lì non è molto comune. Sì, tu puoi chiedere ovviamente del ghiaccio, però
di nuovo, non è una cosa super frequente, non è una cosa che noi italiani facciamo, quindi se tu vuoi chiederlo, puoi chiederlo, però se vuoi sembrare proprio italiano o italiana al 100%, non chiederlo il ghiaccio, perché noi non lo facciamo, soprattutto con l'acqua. Poi parliamo di una cosa non solo del ristorante, ma anche del bar. E sto parlando di quelli che si chiamano tipo i creamer per il caffè, no? Che vai al bar, prendi il caffè e poi aggiungi queste cremine che lo rendono più dolce con dei gusti. In Italia questo non lo facciamo, non troverai neanche questi prodotti nei bar o al ristorante. Forse puoi trovare dei piccoli contenitori con dentro il latte se vuoi aggiungere del latte al tuo caffè, ma non troverai questi creamer. Quindi in Italia beviamo semplicemente l'espresso, possiamo aggiungere il latte freddo, la schiuma di latte, ma non questi altri prodotti che si usano in altre parti del mondo. E ora parliamo di una cosa che ho ripetuto sul canale forse in 5 o 6 video almeno, il cappuccino. E ogni volta che parlo del cappuccino ci sono sempre tante persone arrabbiate sotto questi video. Io comunque continuo per la mia strada e continuo a portare avanti la battaglia del cappuccino. Il cappuccino è una bevanda da colazione. Forse d'inverno, se fa freddo, potresti ordinare un cappuccino il pomeriggio. Forse concedo questo, ma non beviamo mai il cappuccino con un pasto, cioè dopo il pranzo, dopo cena, dopo una pizza o peggio ancora durante. Mai, cioè se vai al ristorante la sera, in pizzeria e poi a fine pasto chiedi un cappuccino, no. Il cameriere ti guarderà molto male. Tu puoi farlo, probabilmente ti prepareranno il cappuccino, però la mia domanda per te è: quando vieni in Italia, vuoi seguire le stesse abitudini che seguivi nel tuo paese e non immergerti nella nostra cultura o sentirti parte della nostra cultura e fare le cose che facciamo noi italiani? Perché secondo me questo è il punto. Quando io ho vissuto negli Stati Uniti, facevo cose che un italiano non farebbe mai. Ordinavo la pizza da Papa John's, mi arrivava questa pizza, tra l'altro ho provato anche la pizza con l'ananas, e al centro arrivava questo dipping, questa salsa con l'aglio e le croste che avanzavano della pizza le immergevo nell'aglio. Cioè, capisci che questa è una cosa che un italiano non farebbe mai. Però la facevo perché volevo sentirmi parte della cultura americana. Quindi, perché anche tu non provi a fare la stessa cosa quando sei in Italia? Sono sicuro che la tua esperienza sarà molto più autentica. Un'altra cosa che ti sconsiglio di fare al ristorante è chiedere sale o pepe. Cosa intendo con questo? Non significa che non puoi chiedere il sale o il pepe, però stai attento a come lo usi. Perché se aggiungi il sale o il pepe su un piatto di pasta, per esempio una carbonara, su della carne, insomma, su questi piatti, forse potresti rovinare il piatto, perché generalmente in un buon ristorante i piatti dovrebbero essere già salati e pepati al punto giusto. Se manca il sale e lo vuoi aggiungere, fai anche capire al cuoco: questo piatto è insipido, non hai messo bene il sale. Quindi fai attenzione a chiedere questo. E ora l'ultimo consiglio riguarda la pizza. Quando vai in un ristorante italiano, in una pizzeria, non dividere la pizza. Cosa intendo per questo? Noi italiani, quando andiamo in pizzeria, prendiamo ciascuno la propria pizza. Questo perché, uno, le nostre pizze sono piccole, poi dipende, a Napoli sono enormi, però comunque sono molto più leggere. Quindi alla fine, se la pizza è buona e leggera, finirla tutta non è così difficile. E comunque, anche se non la finiamo, possiamo portarla a casa. Però l'idea è che ogni persona al tavolo prende la propria pizza. Infatti, generalmente quando mangiamo la pizza
Sì, potremmo prendere un antipasto, poi la pizza e poi un dolce comunque, basta. Cioè non è che mangiamo anche altre cose oltre alla pizza, tipo la carne, la pasta, no. Prendiamo principalmente solo quelle in pizzeria. Poi, se tu vai comunque con, non so, tuo marito, tua moglie in pizzeria e vuoi prendere una pizza perché hai poca fame, va benissimo. Però ti dico questo perché se vai a cena con degli italiani e vai in pizzeria, vedrai che ogni italiano si prende la propria pizza. Quindi ti dico questo più che altro se vai a cena in pizzeria con degli italiani, vedrai questa abitudine. Fantastico, abbiamo finito con queste regole di oggi. Che ne pensi? Ci sono delle regole simili nel tuo paese e ci sono delle regole che ti hanno scioccato, ti hanno lasciato a bocca aperta? Fammelo sapere qui sotto nei commenti e se il video ti è piaciuto non dimenticare di mettere un bel mi piace perché questo mi aiuta davvero tantissimo e non dimenticare anche di iscriverti al canale e attivare la campanellina per non perdere nessun video futuro. Adesso parliamo di questo argomento qui sotto nei commenti, mi raccomando siate educati e noi ci vediamo nel prossimo video. Un abbraccio dall'Italia, ciao!